Ormai lo sai che al mattino è il momento in cui sono più pericoloso in tutta la giornata e non solo perché ho il calo degli zuccheri, ma soprattutto perché mentre faccio colazione con il mio solito caffè latte e biscotto, questa è una bella scusa per mangiarmelo dopo, leggo tutte quante le notizie del giorno, tiro le mie conclusioni e soprattutto penso ai video da presentare a te. Questa mattina tuttavia non mi sono né strozzato con il biscotto né sono sobbalzato dalla sedia. Invece ho sogghignato quando ho letto una notizia che mi ha fatto veramente accendere una lampadina che era già accesa in realtà e di cui avevo già parlato sommessamente con qualche membro della community nei commenti, ovvero l'ipotesi che Microsoft voglia non solo mettere un piede all'interno del mondo Linux, ma in un certo senso proprio di impossessarsene. Non ci credi? Vediamo che cosa sta succedendo. Ti senti pronto? Iniziamo. C'era una volta la guerra tra Microsoft e Linux, una guerra che ha sempre visto perdenti i sistemi del pinguino dal punto di vista numerico e anche, se non soprattutto, dal punto di vista commerciale. Tanto che Windows, alla fine dei conti, l'ha sempre fatta da padrone, anche e soprattutto quando si andava ad installare, come succede tuttora, un sistema Windows laddove sia preesistente una qualsiasi distro di Linux. Senza tanti complimenti, infatti, il sistema Microsoft fa in modo da essere l'unico ad essere avviabile e di fatto praticamente rende infruibile Linux. Recentemente, tuttavia, le cose stanno iniziando a cambiare. Tanto per cominciare, all'interno di Windows stanno iniziando a comparire in maniera abbastanza silente una serie di componenti che sono tipici invece dei sistemi Linux. Ma non basta, con la scusa di voler evitare un'eccessiva frammentazione dei sistemi Windows disponibili è stata annullata, o meglio posticipata, l'uscita di Windows 12. Contestualmente però Windows 10 sta iniziando ad avere per via degli aggiornamenti una serie di problemi incredibili che abbiamo visto in tantissimi video precedenti che Microsoft puntualmente si rifiuta di risolvere, lasciando di fatto in braghe di tela gli utenti Windows 10. Ma c'è di più, come abbiamo visto anche in altri video, anche Windows 11 sta iniziando ad avere dei problemi che Microsoft si rifiuta di risolvere. Come conseguenza non si possono contare, perché sono letteralmente a centinaia, i commenti che ho letto sulla community di utenti scontenti che hanno detto basta, io passo a Linux. Ma allora che cosa sta succedendo? Microsoft è impazzita oppure c'è un piano diabolico dietro tutto questo? Ebbene, andiamo insieme ad unire i puntini perché ti garantisco che il quadro che ne viene fuori è davvero sconvolgente. Lo sapevate? Guardando le stelle, i Maya erano convinti che unendo i puntini dall'1 al 52 sarebbe apparso qualcosa. L'articolo che mi ha strappato un ghigno malefico è questo qui, pubblicato dalla rivista Foronix.com, che titola Microsoft ha rinominato la distribuzione Linux, che prima si chiamava CBL Mariner, in Azure Linux. Quindi sostanzialmente quello che ci dice questo articolo è che Microsoft sotto falso nome ha sviluppato una distribuzione di Linux e adesso ha fatto bellamente outing rinominandola Azure. Se la parola Azure non ti dice niente, devi sapere che Microsoft Azure è la piattaforma di cloud computing di Microsoft e questo significa che Microsoft sulla sua piattaforma di cloud computing ha iniziato a fare utilizzare una sua distribuzione di Linux direttamente ai suoi utenti. È evidente che Microsoft ha fatto tutto questo alla chetichella e in gran segreto, perché nel momento in cui per verificare mi sono recato sul sito GitHub a cercare quella che prima era la distribuzione Linux che si chiamava Mariner, al suo posto ho trovato la distribuzione Azure Linux, con tanto di logo Azure e tutti i relativi riferimenti a Microsoft.com. Ma non basta. Pochi mesi fa, e precisamente nell'ottobre del 2023, Microsoft aveva già stretto una collaborazione direttamente con Red Hat, la casa produttrice dell'omonima distribuzione Linux, che addirittura sul suo stesso sito proponeva di accelerare la trasformazione digitale con Red Hat Enterprise Linux su Microsoft Azure.
ma in particolare, se andiamo a leggere un po' più a fondo, si inizia a parlare già di ambienti cloud ibridi, ovvero di ambienti che si avvalgono di più piattaforme diverse. A questo punto non ti nascondo che mi sono dato da solo del visionario e così, per cercare conferme alle mie ipotesi, sono andato a cercare qualche articolo che parlasse dello stesso argomento e proprio pochi minuti prima di iniziare a registrare questo video ho trovato questo articolo qui. Si tratta del sito miamamma-usa-linux.org, ma devo dire che a dispetto del nome un po' giocoso è una rivista di settore molto seria e soprattutto spiega le cose meglio di come abbia fatto io finora. L'articolo titola "Il repository Microsoft CBL Mariner Linux diventa ufficialmente Azure Linux" e sì, è una notizia importante. Tralascerò tutti quanti gli aspetti di cui abbiamo già parlato e cercherò di andare diretto al succo di questa notizia. Questa rivista infatti concorda con me sul fatto che, sebbene a prima vista questa notizia potrebbe rientrare nella categoria "beh, che c'è di nuovo", in realtà gli aspetti rilevanti che porta con sé sono parecchi. Infatti il nome stesso, CBL Mariner, per quanto particolare, ha un senso molto logico. Deriva infatti dalla combinazione di due elementi, CBL, ovvero Common Base Linux, che sta ad indicare una base comune di componenti di sistema Linux che possono essere utilizzati in modo consistente in diverse situazioni. E tanto per essere chiari, le diverse situazioni a cui allude questo articolo fanno riferimento al fatto che questo sistema di componentistica, oltre ad essere naturalmente adatto al cloud computing, si presta decisamente anche ad un utilizzo domestico oppure di ufficio. Si specula inoltre nel corso dell'articolo sul nome Mariner, ma la parte importante è che la realtà dei fatti è però che un nome così particolare abbia consentito a Microsoft di giocare a nascondino. Chi mai avrebbe potuto collegare, se non dopo una ricerca, un nome simile a Microsoft? E sta proprio qui l'importanza della notizia. A Microsoft non interessa più nascondersi. L'associazione del nome Azure non lascia spazio ad alcuna interpretazione e potrebbe essere l'inizio di una nuova fase per l'azienda di Redmond all'interno del contesto Linux e del mondo open source. L'articolo continua chiarendo che si tratta di banali speculazioni che in realtà non si sa quali siano i progetti di Microsoft per il futuro. Tuttavia, per quanto siano stati bravissimi gli estensori di questo articolo, a mio avviso ci sono degli altri puntini che gli sono sfuggiti. Già quasi 4 anni fa, ovvero nell'aprile del 2020, veniva pubblicata la notizia che Linux era stato reso accessibile da Explorafile in Windows 10. Era comparsa infatti improvvisamente un'icona agli utenti di Windows 10 che avevano anche delle partizioni Linux che gli consentiva di effettuare l'accesso alle stesse, quando, come abbiamo visto all'inizio di questo video, Microsoft aveva sempre pesantemente osteggiato tutti quanti i collegamenti con i sistemi Linux. Il secondo puntino da unire è questo. Verso la fine dell'anno scorso, infatti, Microsoft ha tirato fuori dal suo cappello a cilindro il cosiddetto sottosistema Windows per Linux. Che cosa sia questo sottosistema ce lo spiega lei stessa. Sottosistema Windows per Linux è una funzionalità di Windows che consente di eseguire un ambiente Linux nei computer Windows, senza la necessità di una macchina virtuale separata oppure di un doppio avvio. Windows Subsystem for Linux è progettato per offrire un'esperienza facile e produttiva per gli sviluppatori che vogliono utilizzare sia Windows che Linux contemporaneamente. Ma non basta. Infatti, proprio circa un mese fa, e precisamente il 7 febbraio 2024, Microsoft in pompa magna introduce il comando sudo per Windows. Sudo è uno dei più famosi comandi Linux e serve a proteggere sia la macchina sia l'utente da esecuzioni di comandi indesiderati. Sudo sta per Super User Do, ma la vera importanza di questo comando è il fatto che tutto quanto il sistema Windows pian pianino sta migrando verso un sistema di protezione molto più simile a quello implementato su Linux.
Insomma, la mia ipotesi, detta in parole semplicissime, è che Microsoft stia cercando di farci venire a noia l'attuale sistema Windows per presentarcene, magari con l'uscita di Windows 12, ipotizzo, un sistema pesantemente ibridato con Linux e naturalmente anche con l'intelligenza artificiale. La domanda a questo punto sorge spontanea: che fine faranno le altre distribuzioni di Linux? È naturale che Microsoft non possa farle sparire con un colpo di spugna, ma ti ricordo che la casa di Redmond e soprattutto lo zio Bill non fanno prigionieri e quindi c'è da ipotizzare che si scatenerà la vera battaglia nei confronti di Linux nel momento in cui Microsoft stessa non avrà più nulla da invidiargli. Io sono Locutus, dei Borg. La resistenza è inutile. La vostra vita, come è stata, è finita. Da questo momento in avanti, voi sarete al nostro servizio. Viene da chiedersi come potrà andare a finire mai questa battaglia finale, qualora dovesse esserci, tra Microsoft e Linux, ma temo che la risposta potrà darcela solamente il tempo. La risposta è dentro di te, però è sbagliata. Va bene, basta fare il buffone perché abbiamo delle cose importantissime da fare e in particolar modo dei ringraziamenti. Il primo va a Gioacchino Ponziani che con il suo davvero generosissimo super grazie ha voluto contribuire alla vita di questa community e a sostenerla. Ti ringrazio infinitamente per la tua generosità e per il tuo supporto. Il secondo ringraziamento invece va a Riccardo Marsetti che si è appena abbonato a questo canale ed è quindi con piacere che a nome di tutta quanta la community dei gentiluomini ti do il benvenuto a bordo. E poi c'è il terzo importantissimo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.